Ciao a tutti! Ciao! Siamo Roberta E Fabrizio. e ad aprile 2021 abbiamo comprato questo signorino qui dietro, questo Fiat Ducato, e in un anno l'abbiamo camperizzato. Con quanta esperienza? Zero. Ci abbiamo già viaggiato per circa 4 mesi tra Portogallo e tutto il nord Europa e ora finalmente riusciamo a girare il Van Tour. Quindi vi mostriamo un po' l'interno. Andiamo. Iniziamo parlando del mezzo. Lui è un Fiat Ducato del 2018 modello L3H2, ovvero lunghezza 6 metri, altezza 2,5 metri. Il nostro adesso è circa 2,6 metri perché abbiamo aggiunto le finestre sul tetto. L'abbiamo acquistato a Torino e quando l'abbiamo acquistato aveva circa 92.000 km. Per il prezzo non diciamo ancora nulla, ve lo diremo alla fine, quindi rimanete sintonizzati. Per quanto riguarda le modifiche di questa zona ne abbiamo fatte veramente poche. Prima di tutto il sedile, originariamente c'è una panca a 2 posti, noi l'abbiamo sostituita sia perché ce ne serviva solo uno, ma anche perché noi volevamo il passaggio tra la zona guida e la zona diciamo dove si vive, per comodità, per sicurezza, e poi l'abbiamo reso anche girevole. Il soffitto l'abbiamo smantellato, sostituito completamente, andandolo a sostituire con del legno flessibile, verniciandolo di bianco perché ci piaceva l'idea che fosse tutto un continuo anche con la zona dietro che vedrete poi. Infatti adesso passiamo alle cose un po' più interessanti. Benvenuti su Duc, il nome ufficiale che abbiamo dato al nostro van. Questo è l'ingresso ed entrando la prima cosa che si vede, oltre allo zerbino, è il nostro magico portascarpe. Infatti regola numero 1 per chi entra qui, togliere le scarpe, e in realtà poi c'è anche un nostro cambio scarpe e il ciabatte, mia parte di Zibet. Passando a questo lato invece abbiamo costruito un gradino per 2 motivi. Il primo era nascondere questi tubi, per metà in realtà, che riguardano l'elettricità e passano sotto il pavimento, e il secondo in realtà è che è risultato molto utile per il passaggio dalla zona guida alla zona abitata. Come però sfruttarlo meglio? Abbiamo fatto un buco dove mettiamo libri, prolunghe, carte. Qui invece abbiamo piccolo scopo e paletta, molto comode. Sotto il sedile passeggero, ovvero il mio sedile, c'è il riscaldamento. Abbiamo deciso di prendere un Planard da 4 kW. È veramente potente per un furgonato delle nostre dimensioni, ma noi ci troviamo benissimo perché in 2 minuti scalda tutto l'ambiente al minimo della potenza. Ed è un riscaldamento a gasolio. Anche questo ci stiamo trovando davvero bene, non consuma tanto gasolio e pochissima elettricità. Passiamo invece alla parte dietro il sedile guidatore. Prima di tutto abbiamo 2 tende, una che usiamo veramente poco, è un po' più estetica, che richiama la tenda dell'ingresso e la tenda dietro che vedrete dopo, e poi la tenda più importante che è una tenda termica. Tra l'altro troverete quasi tutte le cose che abbiamo acquistato in descrizione con i vari link. Super funzionale, tiene un sacco sia il caldo che il freddo, quindi siamo molto soddisfatti dell'acquisto. Dietro il sedile guidatore abbiamo deciso di mettere la nostra scala, che in un van deve esserci. Tanti ce l'hanno fissa, noi avendo le finestre dietro non sapevamo bene dove metterla, quindi abbiamo trovato questa magica scala che chiusa è piccolina e invece aperta raggiunge l'altezza del nostro mezzo, quindi perfetta. E oltre a questa abbiamo anche un piccolo vassoietto da letto per quando vogliamo mangiare a letto. Altra cosa, la nostra cesta che sta esattamente tra i 2 sedili, dove mettiamo, in questo momento il cavalletto, quindi a volte alcune cose fotografiche, e un cambio di Scottex di carta igienica, o più cambi quando ne abbiamo di più. Su mia grande richiesta qui abbiamo uno specchio bello grande. In realtà questo è un appendino, quindi spesso abbiamo cose appese e si riesce difficilmente a utilizzare, però vabbè, togliendo le cose abbiamo uno specchio a figura intera per poterci vedere, che non fa mai male. Subito dopo la tanto richiesta, perché questa veramente è la cosa che abbiamo fatto vedere meno, perché è la cosa di cui andiamo meno fieri, ma che ci avete chiesto di più, quindi ora entriamo nella nostra doccia barra bagno. Spostando questa tenda, eccoci nel nostro bagno. La doccia occupa di 90 cm circa 60. Abbiamo sia acqua calda che acqua fredda. Quando non lo utilizziamo come doccia ma come WC abbiamo
un tappetino in bambù che ci permette di sederci comodi sul WC e la utilizziamo anche come lavanderia, quindi abbiamo un piccolo cestino con alcuni prodotti per il lavaggio, spugne eccetera. E parlando del WC, abbiamo optato per un WC compost e l'abbiamo fatto noi. Cosa significa WC compost? Praticamente che vengono divise la numero 1 e la numero 2, liquidi e solidi. Quindi nella parte davanti si fa la numero 1 che finisce in una tanica di circa 15 litri, separata appunto dalla numero 2 che invece finisce nella parte posteriore in un sacchetto biodegradabile a cui aggiungiamo poi noi ogni volta della segatura che invece è riposta nello scomparto laterale. Poi per sfruttare al massimo lo spazio abbiamo creato 2 nicchie, questa più grossa con appunto i prodotti un po' più ingombranti di pulizia ma anche prodotti per la doccia e una nicchia più piccola in cui abbiamo shampoo balsamo solido per la doccia. In bagno abbiamo anche una finestra che appunto permette il riciclo dell'aria e per illuminare ancora di più la zona. Ultima caratteristica di questo bagno di cui andiamo molto fieri è questo stendino retrattile, quindi quando ci serve il bisogno basta tirare il filo, si crea appunto questo filo teso in cui possiamo stendere tracci bagnati oppure se laviamo a mano qualcosa qualche volta. Ultimissima cosa, dietro la tenda abbiamo anche un appendino dove teniamo le salviette e gli accappatoi. Un'altra cosa che potete intravedere è questa ventola qui che abbiamo voluto fortemente perché è veramente funzionale. Noi non abbiamo l'aria condizionata perché non ci stava sul tetto e quindi abbiamo optato per questa ventola qui che ha sia la funzione di tirare dentro l'aria per ricreare un bel ciclo d'aria, sia anche perché ha la capacità di aspirare l'aria e quindi essendo l'abbiamo messa a posto vicino ai fuochi che poi vi facciamo vedere ti permette di diciamo buttare fuori gli odori mentre si cucina, quindi è veramente comoda, consuma pochissimo, è relativamente silenziosa e la sua specialità è anche il fatto che può funzionare mentre piove. Passiamo ora alla cucina, o meglio alle cucine. Infatti la nostra cucina è divisa in 2, la parte sinistra è dedicata all'elettricità come in realtà su tutto il resto del van e la parte destra all'acqua. Abbiamo un'induzione, infatti il nostro van è completamente gas free, poi vi daremo più dettagli sulla parte elettrica. Questo è un candy a 2 fuochi e raggiunge un massimo di 3000 watt. Per il resto sul piano cucina abbiamo deciso di lasciarlo vuoto perché ci piace cucinare, quindi abbiamo un discreto piano lavoro, ci troviamo bene. Abbiamo solo aggiunto appunto con il velcro questo porta utensili che non ci dà particolarmente fastidio. Qui abbiamo porta Scottex e maestro da cucina e salendo abbiamo la nostra unica cabinet, un unico armadietto su questo lato. Qui teniamo appunto alcuni cibi secchi e abbiamo anche una centralina di controllo sia per il nostro riscaldamento che per monitorare il livello delle acque grigie che stanno sotto il mezzo. Infatti sotto il mezzo abbiamo 90 litri di capacità, 2 taniche per le acque grigie, quindi tutte quelle che scendono dal lavandino e dalla doccia. Su questo lato dell'armadietto abbiamo invece una piccola mensolina con una candela, degli oggetti, diciamo che è una mensolina appoggiacose, anelli, bracciali e telecomando per accendere la Max Fan di cui ho parlato prima Zivek. Passiamo alla parte sotto della cucina, in particolar modo da amanti del cibo al nostro frigorifero. Abbiamo optato per un vitrifrigo da 90 litri che funziona a 12 volt ed è veramente molto capiente, soprattutto il freezer da 9 litri. Questo invece è il nostro cassetto più grande ed è un mix di cose. Abbiamo sia i nostri piatti che, essendo in ceramica, abbiamo deciso di mettere in un cassetto e non nei piani alti per sicurezza. Tovagliette, qui abbiamo riservato uno spazio ai miei trucchi che ho deciso di raggruppare in questa scatoletta che ho trovato all'IKEA, super comoda perché è divisa in più ripiani, ma soprattutto perché ti crea da sola una specie di zona make-up in questo modo, con anche uno specchio aggiuntivo. Questa invece è una delle nostre creazioni di cui andiamo più fieri, perché è stato veramente complesso farla, ma non è uscita malissimo, diciamo. Ed è la nostra dispensa, in cui abbiamo prettamente sempre cibi secchi, ma quelli che utilizziamo maggiormente. Poi ovvi sale, caffè, l'olio. Qui abbiamo gli ultimi 4 cassetti di questa cucina. Il primo è il cassetto delle posate, in cui abbiamo costruito noi anche il separatore delle posate perché di queste dimensioni era impossibile trovarlo, quindi abbiamo anche coltelli, tagliaverdure, diversi aggeggi per la cucina. Da questo cassetto in giù sono molto più corti perché appunto iniziava nella parte dietro il nostro portascarpe, però siamo riusciti comunque a farci stare tazze e ciotole in questo. Qui abbiamo tazzine del caffè e in realtà altre cose abbastanza sparse, grattugie, cavatappi, forbici. Questo invece è il cassetto dedicato alla pattumiera. Abbiamo 2 piccole pattumiere e teniamo prettamente separato l'umido da tutto il resto. Poi quando andiamo a buttare i rifiuti separiamo carta, plastica eccetera.
Passiamo alla seconda parte di cucina, quella appunto dedicata all'acqua. Abbiamo un rubinetto che è estraibile, quindi comodo per lavare i piatti, e ha anche due tipologie di getto, quindi in base alle necessità abbiamo due tipi di getto di acqua tra cui scegliere. Qui abbiamo un sapone che possiamo ricaricare dall'alto, super comodo, e nell'angolo abbiamo messo con il velcro il portaspazzolini con i nostri spazzolini. Abbiamo anche due prese, una ce l'abbiamo nell'altra parte di cucina, e il nostro amato tagliere fai da te che abbiamo fatto noi delle dimensioni del lavandino. Infatti si può incastrare per creare un piano di lavoro più ampio. Qui abbiamo anche un piccolo specchio, visto che questo lavandino è anche utilizzato per lavarsi i denti, quindi come bagno, non avendo il lavandino in bagno, ci sembrava comodo avere anche uno specchio. E invece passando nella parte alta, qui abbiamo deciso, in questa parete è una parete di armadietti, però qui abbiamo deciso di non farlo perché primo era un po' scomodo a livello di altezza, ci dava fastidio per la testa, e poi ci dà un po' più senso di aria, libertà, spazio, non avere anche qui un armadietto chiuso. Abbiamo una mensolina dove prettamente teniamo spezie, sale, zucchero, le nostre tisane, la moka del caffè e totalmente a caso una lanterna che noi volevamo portarci e quindi l'abbiamo messa lì perché ci stava. Passiamo alla parte sotto della cucina. Qui abbiamo un solo cassetto, però è molto lungo, quindi molto spazioso. Prettamente qui ci mettiamo cose per il bagno, saponetta per lavarci la faccia e alcune medicine, quelle che usiamo più di frequente. Da questo lato invece abbiamo appesi gli stracci che usiamo per asciugare i piatti. Sotto abbiamo due antine. Per occupare meglio questo spazio abbiamo deciso di mettere una mensola nel mezzo in modo che possiamo appunto avere un ripiano in più. Qui abbiamo, quando siamo in guida, teniamo questo scolapiatti che invece per la maggior parte del tempo rimane sopra perché abbiamo sempre dei piatti ad asciugare, e le nostre pentole. Abbiamo due pentole, una padella e una pentola che fa da forno. Oltre a queste cose da cucina, sotto abbiamo il nostro boiler, che è un boiler nautico, quindi funziona con il riscaldamento dell'acqua del motore. Va anche a elettricità, ma noi non l'abbiamo quasi mai acceso perché cerchiamo di utilizzare l'acqua calda, quindi fare le docce appena parcheggiamo, quindi dopo aver guidato un po', e in quel caso abbiamo sempre acqua calda per fare 2 docce. Non molto lunghe ovviamente, ma in vari in generale le docce sono molto ristrette come tempi. Da questo lato, di fianco al boiler, abbiamo invece un cestino con alcune cose di pulizia della cucina e spugne generiche. Oltre a tutto questo, qui sotto abbiamo anche tutto l'impianto idraulico, quindi passano i tubi sia della doccia che del lavandino, e c'è anche il buco dello scarico. Infatti la doccia e il lavandino scaricano tutti in uno stesso buco e finiscono in quei famosi 90 litri di taniche che vi dicevamo prima. Dietro le pentole abbiamo anche 3 interruttori. Il primo a sinistra è per accendere e spegnere la pompa dell'acqua, quello in mezzo invece per accendere il boiler nel caso in cui ci serva farlo andare elettricamente, e l'ultimo interruttore è per la nostra valvola dello scarico delle grigie. Infatti abbiamo deciso di avere una valvola elettrica in modo da poter scaricare le grigie senza dover scendere ad aprire nessun rubinetto, quindi schiacciando quel bottone, quando siamo in una zona di scarico, l'acqua delle grigie scende da sola. Eccoci finalmente nella zona giorno/notte, che è la zona dove passiamo il 90% del nostro tempo quando non siamo fuori. Come mai questa disposizione? Perché non la classica scelta del letto fisso? La risposta è molto semplice: per questioni lavorative. Infatti noi, oltre ad essere fotografi e videomaker, facciamo tanti lavori da remoto e passiamo veramente tante ore al computer, e quindi avevamo bisogno di uno spazio più grande possibile nel quale lavorare comodamente e serenamente. Infatti abbiamo scelto di avere questo tavolo, l'abbiamo recuperato da un pezzo di compensato che è lungo 1 metro e largo 60, è veramente spazioso, ci stiamo io e Roby comodamente senza romperci le scatole a vicenda, ma la sua unicità e particolarità è la gamba, si chiama Lagoon, è una gamba che viene utilizzata anche in tantissime imbarcazioni ed è comodissima perché ti permette di muovere il tavolo in qualsiasi direzione, ti permette di muoverti tu stesso in tutta l'area in modo comodissimo. Prima di passare a vedere e guardare, farvi vedere tutti i dettagli e le particolarità di quest'area, che sono davvero tante, parliamo dei cuscini. Non avendo il letto fisso siamo stati costretti ad avere dei cuscini fatti su misura con determinate caratteristiche. Ci siamo quindi appoggiati a un'azienda specializzata che ci ha consigliato di utilizzare una gomma piuma alta 10 cm, una densità particolare e studiata sia per quando saremo stati seduti, come in questo caso, sia durante la notte, perché appunto questi cuscini poi alla sera tiriamo giù e vanno a formare quello che poi diventa il materasso ufficialmente. Quindi è stata una decisione molto studiata e molto particolare. Per il rivestimento della gomma piuma siamo andati in un negozio e abbiamo fatto fare tutto a una sarta che ce l'ha consegnati così come sono. Adesso andiamo a vedere tutti i vari dettagli della zona giorno. Partiamo da questo gradino. Tutta la zona giorno infatti è rialzata per poter sfruttare questo spazio in modo da avere un cassetto con
di tutto dentro, di pennelli, vari caricatori, di tutto, però molto comodo. Partiamo da questa panca. Tolto il cuscino si accede alla parte sotto. Qui prettamente abbiamo vestiti quando stiamo via per più stagioni, quelli appunto del cambio stagione che non usiamo spesso, un cestino con alcuni cibi secchi di scorta, importantissima la cassetta degli attrezzi da avere assolutamente su un van, e poi tipo la sacca stagna se facciamo attività in acqua, una maca perché si sa mai, e appunto è comunicante con l'altra parte della panca dove ci sono altri vestiti. Non essendo in viaggio ora non ce ne sono tantissimi, di solito è piena fino all'orlo. Passiamo alla parete. Come potrete aver visto c'è una TV, infatti noi abbiamo deciso di avere una TV in van al posto del proiettore, anche per il fatto che per noi è un secondo schermo per il lavoro. Nello specifico questa è una Samsung The Frame da 32 pollici e l'abbiamo scelta perché è, penso, la tele più sottile che esista. Infatti la sua scatoletta è separata dalla TV ed è qua dentro nel nostro primo schienale. Abbiamo deciso di costruire degli schienali proprio perché in van secondo noi è importantissimo utilizzare tutti gli spazi possibili per poter mettere cose. In particolare da questo lato ne abbiamo 4. Nel primo appunto abbiamo la scatoletta della TV collegata alla TV tramite un buco e un filo che passa dietro la parete e altre cose elettroniche. In questo schienale invece abbiamo costruito uno scomparto per i nostri computer con della gomma a piuma in modo che durante la guida non prendano colpi, e ci stanno esattamente entrambi i nostri computer. Negli ultimi 2 schienali invece abbiamo rispettivamente nel primo il cambio stracci della cucina, alcuni prodotti della pulizia del van, medicinali di scorta, nell'ultimo invece teniamo l'intimo diviso in 2 sacchetti, uno mio e uno di Zive. Passiamo alla parte alta. Qui abbiamo 3 armadietti. Il primo in realtà è ancora relativo alla cucina e abbiamo cibi di vario tipo racchiusi in una cesta, così è più comodo da quando dobbiamo tirarli giù e scegliere. Gli altri 2 invece sono dedicati ai vestiti, o meglio ai vestiti che usiamo più spesso, quindi in base anche alla stagione del momento. Questo è il mio, è abbastanza vuoto appunto perché non siamo in viaggio, e questo è di Zive. Anche qui i vestiti li abbiamo divisi in ceste per rendere più facile l'organizzazione o quando dobbiamo sceglierli, tirare giù le ceste, eccetera. Di questa parete ci manca l'ultima parte dove abbiamo un quadretto e una mensolina Ikea che noi abbiamo riadattato nel colore, dove abbiamo messo una piantina e un piccolo beauty con medicinali di tutti i giorni, quindi abbiamo medicinali ovunque in questo van. E poi in fondo abbiamo 2 prese USB, una presa classica e l'accensione del nostro LED di cui non vi abbiamo ancora parlato. Infatti abbiamo deciso di installare un LED singolo centrale che è anche dimmerabile, quindi possiamo avere sia una luce soft più accesa che una luce soft magari per la sera. Un'altra importantissima fonte di luce per il nostro van, e anche secondo me una delle scelte migliori che abbiamo fatto, è questo oblò della Dometic che infatti oltre a permettere un bel ricircolo dell'aria fa entrare tantissima luce di giorno e di sera si possono vedere le stelle ed è esattamente sopra il nostro letto. Parliamo adesso della panca di destra, del lato di destra. Partiamo dall'alto. Come vedete non ci sono armadietti, come ha detto anche prima Roby, per 2 motivi. Uno è perché avevamo scelto, come vedete, di fare le pareti e il soffitto curvo, una cosa unica, perché ci dava senso di spazio, un po' più luminoso e quant'altro, e quindi andare a mettere degli armadietti avrebbe coperto tutta questa parte qua, quindi sarebbe stato inutile e a me piaceva tanto. E 2 anche perché appunto aggiungere armadietti di qua, che c'erano anche di qua, ci sembrava veramente di essere schiacciati dentro. Già lo spazio è comunque molto piccolo. Abbiamo optato per aggiungere questa striscia di sughero sulla quale abbiamo attaccato ricordi vari. Questa è una multa ma lasciamo perdere, delle foto e quant'altro, e ci piace un po' il nostro angolo artistico, mettiamola così. Qui invece abbiamo fatto una nicchia per contenere anche qui vari oggetti che magari utilizziamo più spesso durante la giornata, però in questo caso, come diceva anche Robby, noi siamo in viaggio quindi è più o meno vuota. In questo momento abbiamo dentro una candela che usavamo spesso, e qua caricatori vari, la cassa per ascoltare la musica, e qua invece ci sono 2 prese USB che abbiamo messo qua apposta per caricare i telefoni durante la notte, per averli vicini. Parliamo adesso degli schienali della panca di destra. A sinistra erano 4, di qua sono 3 perché abbiamo sfruttato gli spazi in maniera diversa. Infatti i primi 2 sono dei vestiti sporchi, qua Roby e qua io. L'interno è stato foderato con un tessuto velcrato che all'evenienza stacchiamo e portiamo i vestiti a lavare, molto comodo. E l'ultimo invece è lo scomparto dove mettiamo le cose per lavare, i vestiti e le borse che utilizziamo durante la spesa. Passiamo adesso al cuore pulsante di Duke, ovvero tutto l'impianto elettrico che si trova sotto questa panca.
Aprendo questa panca si apre un mondo. Qua dentro si trovano le due batterie al litio da 200 Ah l'una, che sono collegate al nostro super inverter, che è un inverter da 3000 watt continui con picco di 9000, quindi è super performante, ma è necessario per poter utilizzare un impianto gas free come il nostro, con un'iniezione che ha un picco di 3000, è veramente necessario e di estrema importanza. Praticamente l'inverter, per chi non sa, ti permette di utilizzare la classica corrente di casa, quindi caricare il telefono, attaccare il phone, qualsiasi cosa. Questo inverter ha anche la particolarità che noi possiamo attaccarci alle classiche colonnine esterne delle 220 con una presa che abbiamo fuori, e questo inverter però ci permette di o utilizzare direttamente la corrente che rilascia la colonnina o utilizzare le nostre batterie, quindi attaccarci alla colonnina, la colonnina carica le batterie e noi utilizziamo le batterie. Utilizziamo questa funzione qua perché ci permette di sfruttare a pieno la potenza delle batterie, avendo un impianto molto particolare. Dal nostro punto di vista conviene sfruttare la colonnina per caricare le batterie e non direttamente la colonnina, perché tante colonnine non sono così potenti da permetterci di utilizzare quello che abbiamo. Poi qua dentro c'è il regolatore di carica, la MPPT, che è collegato ai nostri pannelli sul tetto. Infatti noi sul tetto, oltre alle varie oblò, finestre e ventole, abbiamo installato 3 pannelli solari da 170 watt l'uno, monocristallini. Sono collegate a questo MPPT qui, che quando c'è il sole ci permette di caricare le batterie, ci permette quindi un'autonomia più prolungata quando ci sono magari consumi alti. Vero anche che quando c'è nuvoloso caricano meno, ci sono tante situazioni particolari, ma è un aspetto che ti permette di fare molto più libera e non essere costretto magari ad attaccarti alla colonnina. Un altro metodo che abbiamo per poter caricare le batterie è quello del Votronic, che si collega direttamente all'alternatore del mezzo. Questo significa che noi ogni volta che ci muoviamo, l'alternatore in automatico ci ricarica le batterie, quindi totalmente autonomi a livello di elettricità, perché abbiamo i pannelli solari che ci ricaricano le batterie col sole, l'alternatore che ci ricarica le batterie quando siamo in movimento, e in extremis, se siamo in periodo nuvoloso, pioggia continua, possiamo tranquillamente attaccarci a una colonnina. Per la nostra tipologia di van, un'impostazione di questo tipo qua secondo noi è la soluzione migliore. Prima di passare il retro del van e farvi vedere l'ultima parte della panca, in questa zona qui, che è sempre la panca legata all'elettricità, infatti qua sotto c'è la batteria, siamo riusciti a ricavare un'altra zona dove poter mettere un po' di cose. Come diceva Roby, in uno spazio così piccolo ogni angolo è essenziale per mettere via cose, e qua mettiamo il phon, il cavo per attaccarci alla colonnina e altri aggeggi che non è che ci servono spesso. Sul gradino invece abbiamo 2 ceste. In questa cesta qua teniamo la coperta per la sera e telo che utilizziamo di solito quando facciamo dei picnic. In questa invece è la cesta dell'elettricità, chiamiamola così, perché di solito mettiamo dentro il caricatore del computer, hard disk, insomma cose che ci servono tutti i giorni, perché essendo sempre qui a lavorare è comodo tirare e prendere fuori. Un'altra cosa che non ho detto di questa panca è qua sotto ci sono 2 prese che ci tornano utili mentre lavoriamo e 2 grate all'estremità, una all'estremità rispetto all'altra. Sono essenziali perché dove c'è l'impianto elettrico ci deve essere anche ventilazione. Andiamo dietro adesso a vedere l'ultima parte, che è dove c'è la tanica delle acque chiare. Ed eccoci arrivati all'ultima parte della panca, dove si trova la nostra tanica delle acque chiare da 125 litri, che carichiamo grazie al bocchettone esterno. Quindi noi carichiamo l'acqua, raggiunge la tanica, poi raggiunge in questo vano qua la pompa che permette di far funzionare tutto l'impianto idraulico. Questa panca è suddivisa, come dicevo, dalla tanica, dalla pompa, e lì c'è una piccola zona dove teniamo la canna che usiamo per caricare l'acqua. Per quanto riguarda invece i 2 portelloni, come vedete abbiamo deciso di rivestirli con queste copelle, a parte queste zone qua che sono in legno, e abbiamo aggiunto questo, diciamo, dettaglio estetico che è questa corda. Su entrambi i portelloni poi abbiamo installato 2 finestre a compasso. Adesso la zona giorno è finita, vi facciamo vedere la zona notte. Let's go! Vi faccio vedere tutti i passaggi che io, voglio sottolineare devo fare tutte le sere per trasformare la zona giorno in zona notte. Come primo passaggio bisogna smollare una parte della gamba del tavolo e svitare proprio il tavolo. Un po' di passaggi, adesso lo appoggiamo qua, poi svitare la gamba dalla panca, in questo modo, toglierla e la appoggiamo qua sotto che non dà fastidio. Poi, siccome il tavolo non copre, diciamo, la distanza tra le 2 panche,
abbiamo un pezzetto di legno in più che teniamo in questa panca, che va a coprire, diciamo a riempire tutta la zona qua. Quindi adesso io appoggio prima il tavolo in questo modo, bello fisso e stabile, e vado ad aggiungere qua in fondo l'ultimo pezzo in modo da avere tutto uniforme. A questo punto abbassiamo i vari cuscini che si incastrano alla perfezione ed ecco che il nostro materasso è pronto. Quindi adesso bisogna solo andare a prendere cose per la notte, quindi cuscino, altro cuscino. E dopo non poca fatica, eccoci nella modalità notte. Domani mattina, il giorno dopo, bisogna ripetere tutto da capo al contrario. E dopo questa impeccabile dimostrazione, applauso a me. Il nostro van tour è finito, o meglio manca un'informazione importante che vi avevamo promesso all'inizio, ovvero quanto abbiamo pagato il furgone. Solo il furgone l'abbiamo pagato 16.400 euro, che tutto sommato, tenendo conto del Covid prima di tutto, la domanda alle stelle dei furgonati, il furgone è relativamente nuovo perché è del 2018 sì, e i 92.000 km, secondo noi è un buon affare, si trova più, si trova meno. Ma per il costo completo della camperizzazione dovete iscrivervi al canale, perché lo diremo nel prossimo video insieme anche a tutti i costi più nel dettaglio. Esatto, speriamo che questo van tour vi sia piaciuto, speriamo che Duke vi piaccia. Qualsiasi domanda appunto scriveteci, qualche consiglio di cosa da migliorare, che sicuramente ce ne saranno. Esatto, noi siamo a disposizione anche per aiutarvi, chi come noi magari sta intraprendendo questa pazzia. Esatto, se possiamo aiutare. Nel nostro piccolo aiutiamo volentieri. Quindi iscrivetevi anche per vedere un sacco di viaggi oltre esatto, al van. Al prossimo video, ciao!